il metodo Bonci e andremo a utilizzare anche le farine Caputo per pizza e nuvola. Andiamo a vedere gli ingredienti. Per 4 persone avremo bisogno di un mix di farine nuvola e per pizza rossa, circa 650 grammi, per cui io ho diviso esattamente a metà. 450 ml d'acqua, 1 o 2 grammi di lievito secco, 20 grammi di olio extravergine d'oliva, 15 grammi di sale e un cucchiaino di zucchero. Nella planetaria andiamo ad inserire la farina, il lievito e lo zucchero. Iniziamo a lavorare ad una velocità molto bassa. Inseriamo l'acqua dividendola in 3 parti per volta. A questo punto della lavorazione andiamo ad inserire l'olio e in ultimo il sale. Ricordatevi che va sempre inserito lontano dal lievito. Lavorate l'impasto sino a quando sarà perfettamente incordato al gancio. A questo punto, dopo aver lavorato il nostro impasto per almeno 10 minuti, prendiamo una ciotola di vetro, la oliamo per benino e ci trasferiamo dentro il nostro impasto. Adesso lo lasciamo riposare per una ventina di minuti a temperatura ambiente. Andiamo a coprire con della pellicola. Trascorsi i primi 20 minuti ci spostiamo su una spianatoia, infariniamo e ci trasferiamo il nostro impasto. Adesso iniziamo a stenderlo, cerchiamo di realizzare un rettangolo. Prendiamo la parte superiore dell'impasto e andiamo a formare una tasca, lo ripieghiamo verso l'interno. Faremo la stessa cosa con la parte inferiore, ripieghiamo, schiacciamo in questo modo. Adesso ruotiamo l'impasto di 90 gradi e facciamo la stessa cosa. Stavolta prendo il basso e lo ripiego all'interno, prendo l'alto e ripiego all'interno. Le pieghe di rinforzo all'impasto andranno date per ben 3 volte a distanza di 20 minuti una dall'altra. Abbiamo fatto le pieghe ogni 20 minuti, realizzando la tasca superiore e la tasca inferiore. Adesso lasciamo riposare il panetto invece solo 5 minuti e ridiamo nuovamente le pieghe. Il processo deve essere ravvicinato, andremo a dare le pieghe di rinforzo ogni 5-10 minuti, sino a quando, come direbbe Bonci, non ci si può specchiare nell'impasto. Una volta effettuate tutte le pieghe richieste dalla lavorazione, riprendiamo la ciotola di vetro, la oliamo nuovamente e ci riponiamo all'interno il panetto. Mettiamo un filo d'olio, copriamo la ciotola e facciamo riposare tutta la notte in frigorifero. Tirate fuori l'impasto dal frigorifero al mattino, lasciatelo acclimatare per un paio d'ore e poi passate allo staglio dei panetti. Infariniamo una spianatoia e ci versiamo delicatamente il nostro impasto. Con l'aiuto di un rocchetto, in modo tale che le bolle di lievitazione non si rompano, andiamo a porzionare l'impasto. Panetti di 300 grammi l'uno. Adesso andiamo a dare delle pieghe di rinforzo. Prendiamo il solito contenitore, lo oliamo